Cari amici, buongiorno, siamo qui a Dublino e oggi vi faccio vedere cosa c'è in un supermercato, nello specifico un Aldi. Potete compararlo con quello in Italia e scrivete nei commenti anche se i prezzi sono diversi o no. E adesso andiamo dentro, anche perché devo fare la spesa, quindi per forza. Ah sì, c'è ancora lui, il mio fido studiero monopattinoso. Niente, questo è l'ingresso. Vediamo il nostro carrellino, sarà da ridere portare tutto, vi fare anche il video. Subito dall'ingresso quello che abbiamo è frutta e verdura. Quello che potete vedere è che rispetto all'Italia c'è un quinto della roba, ma questo non è solo all'Aldi, è proprio in generale in Irlanda. I mirtilli 3,79 €. Una cosa che secondo me è un prezzo folle sono ad esempio le fragole, 6 €, però questo insomma 6 €. Come si può vedere molti scaffali sono vuoti, ma questo non perché non ci siano le cose in Irlanda, ma perché effettivamente è un'economia molto più basica. Di conseguenza non è detto che tutti i giorni ci sia tutto. Quello che c'è è roba abbastanza verde, quindi abbiamo sempre i funghi che non sono verdi, abbiamo dei cavolfiori, quelle robe lì, broccoli, insomma quello che vedete qua. Una cosa che non si sa è che in Irlanda la frutta è poca ma è buonissima. Questo perché l'Irlanda insieme all'Olanda sono i centri di smistamento di tutta la frutta in Europa. Di cosa significa? Ad esempio che le banane sono molto più buone rispetto all'Italia, appunto perché qua arrivano prima, cosa che invece non succede in Italia, che ovviamente arrivando dopo devono partire più acerbe e di conseguenza meno saporite quando poi le prendiamo. Una cosa che ho notato che è molto meglio rispetto all'Italia è tutto quello che non è pasta. Ritroviamo un sacco di semini, quinoa, tutte quelle cose lì e non costano veramente niente. C'è il sempreverde reparto carne che non finisce qua ma finisce anche là in fondo, adesso ve lo faccio vedere, e la carne, che ve lo dico a fa, la carne in Irlanda è buonissima appunto e non costa niente. Sì, anche quella del supermercato. Da quelle che sono quelle che costano di più, 14 €, si può vedere com'è, quelli un po' più basici, anche quella della carne che è tanta roba. Ovviamente se dovete fare il ragù, loro ci fanno gli hamburger, noi ci facciamo il ragù, questa carne è spaziale. Tanto video in inglese, vi lascio il video qua sopra quando vi faccio il ragù con solo prodotti trovati ai supermercati irlandesi. C'è la Nutella, questa qua costa 4,85 € ed è la confezione da 130 grammi. Il caffè molte delle volte è Nescafè, quindi è solubile, fa cagare, ma lo sappiamo tutti. Qua non abbiamo il caffè nostro, ma si trova non all'Aldi. Se volete prendere il caffè non venite all'Aldi, però una roba che ovviamente vive da protagonista in tutti quelli che sono i supermercati irlandesi è il tè. Anche buste veramente grosse a 160 confezioncine, 2,45 €. E poi niente, c'è ovviamente il Beacon. Tanto cosa è successo a quello? Giuro che il colore è proprio quello. Non è... cioè, è andato a male. Però ecco, beccano ovunque. Ma ovviamente poi mi chiedete, ma un po' di italianità in questo posto? E ora ve la faccio vedere, perché abbiamo le pizze, queste, che sono molto buone, costano 4 €. Farò un video in cui le sistemo con mozzarella, cosa, pomodoro, faccio così. E poi allo stesso tempo abbiamo le basi che non sono male, ma soprattutto la pasta fresca a 1,69 € che è buonissima, anche i tortellini. Se vi manca l'Italia c'è anche il prosciutto di Parma, tra l'altro con il simbolino, e siamo a 2,49 €. Se no potete sempre optare sul Milano Salami. Tanto non so cosa sia successo qua, un po' scura, ho preso il sole. Una cosa che mi fa morire è che c'è il fake della Philadelphia a 99 centesimi, non c'è la Philadelphia originale, ma troviamo il parmigiano reggiano 30 mesi originale a 2,49 €. Sono simpatici. Comunque il reparto formaggi è buono, c'è un po' di tutto, c'è quella roba italiana, c'è le cose un po' francesi, c'è e anche la mozzarella. Io la mozzarella la prendo made in Ireland perché è di 100 volte più buona della nostra, almeno questa qua commerciale ovviamente. L'Irlanda, essendo un grandissimo prato, essendo pieno di mucche, l'ho già detto in un sacco di video, tutto ciò che è latte che viene dalla mucca non può non essere buonissimo. Tra l'altro devo prendere la fita, 1,09 € fita con marchio. Possiamo trovare anche i cantucci e gnocchi, insomma di stallesse lunghe qua. Comunque al bronzo, 1,79 €. Fa molto ridere perché la chiamano pizza pesa, è palesemente una piadina.
Continuiamo in questa fantastica esplorazione dell'Aldi irlandese con una fantastica immancabile carbonara. Però per il resto queste cose sono buone, Cosa è se quella cosa? Lasagna e sauce, guardate che bella. Quando la famosissima calura irlandese vi coglie alla sprovvista, mi raccomando, non fatevi trovare impreparati, comprate un bel condizionatore a torre. Ci sono anche le cose per i loro sport strani. Una cosa che in Irlanda è buonissima sono le patate e di conseguenza anche le patatine fritte. Che sia passato Katrina, però sì, qua le patatine fritte, se le provate in Irlanda non le mangiate più da nessuna parte, perché sono veramente buone. Sono veramente orgoglioso adesso di farvi conoscere il bidet irlandese. Loro salvavita, anzi prendo due perché sa mai mangiando te verdure. Come rinunciare alla fantastica o anche alla... Sì, quella è ananas, proprio lei. E se la pizza con l'ananas vi ha scioccato, perché non la vostra barbecue chicken e bacon, che non va bene. Ecco a voi poi il famosissimo reparto cereali. Ah no, quello era il video da Walmart, ve lo lascio qua. Eravamo in America, sono andato a insegnare a Penn State per un giorno, sì, all'università. In Irlanda c'è un gravissimo problema di alcolismo, ecco perché quindi il reparto alcolici ha queste porte che vengono aperte dopo mezzogiorno. Prima non è possibile acquistare alcol in tutta Irlanda, se non in aeroporti in zona franca, che potete bere quando volete. E gli stessi prezzi degli alcolici sono un po' alti, ecco, per disincentivare la gente a bere, cosa che non riescono a fare. Siamo tipo una vodka normalissima, una Smirnoff, al supermercato di costa 25 euro al litro, o un gin, un Gordon costa 25 euro al litro, o un fantasmagorico fino grigio veneziano DOP con il tappo, giudicate voi, che costa 9 euro. La cosa incredibile degli alcolici è che un sacco di roba che fa veramente schifo viene venduta a prezzi assurdi, mentre invece roba molto buona ha dei prezzi iper contenuti. Fuori da questi abbiamo il reparto zero alcol, che alla cassa viene sempre venduto questo Panadol, che è praticamente paracetamol, ovvero la tachipirina, e anche il Gaviscon. Lo trovate ovunque. Questo era l'Aldi in Irlanda. Da questo bellissimo tempo poco ventoso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale, ciao! Carino, dai.